Come aggiungere un nuovo sprite, cioè un personaggio, a Scratch. Salve a tutti, io sono Renato, questo è il canale Euterpe Lab e questa sera andiamo a vedere nella terza puntata come si fa ad aggiungere un personaggio a Scratch. Buona visione! Allora andiamo a vedere come si fa ad aggiungere un personaggio. Terza puntata. Forse una cosa che non abbiamo mai fatto insieme è l'apertura di un file salvato. Allora, per aprire un file salvato ovviamente bisogna sapere dov'è. Io lo so dov'è, è il mio. Carica dal computer e andiamo in cerca del file che l'abbiamo chiamato scr, vabbè, Scratch sarebbe 001 sb3. Ok, doppio clic, caricamento del progetto. Adesso andiamo un po' a sistemare la posizione e il zoom. Ok, sì, questo può andare benissimo. Allora, noi vediamo che qua c'è la solita bandierina verde che se clicchiamo sopra avremo questo programma qua. Adesso io toglierò via il nascondi, questo modulo qui ultimo, una volta che è stato fatto vedere che cos'è e cosa serve, sinceramente è di troppo. Vediamo adesso quando clicco sulla bandierina verde. Il micetto dovrebbe rimanere al suo posto finale. Ok, benissimo. Ok, allora adesso andiamo ad aggiungere un personaggio. Per aggiungere un personaggio si va in una libreria, in una finestra dove ci sono numerosi personaggi. L'iconcina per aggiungerlo è qua. Scegli uno sprite. In questo caso andiamo a selezionare la categoria animali e troveremo un cagnetto che è molto usato qua in Scratch, eccolo qui, e vediamo che è qua. Ora vediamo che se noi clicchiamo sul micetto qui abbiamo l'iconcina fantasma del micetto che ci fa capire che questo programma fa parte del programma originale che abbiamo scritto per il gattino. Se invece clicchiamo qua, qui viene fuori il cagnolino, ma non c'è niente qua perché dobbiamo ancora programmare. Nonostante questo, se noi premiamo sulla bandierina verde, il programma va a leggere le istruzioni del gattino, anche se qua non le vediamo, basta cliccare qui e vediamo che il cane non fa niente, anzi si sovrappone e contrasta un po' col micetto perché non ha nessun programma il cane. Ecco qua, se clicchiamo sopra il cagnolino non ha nessun programma. Bene, ora io cosa vorrei fare? Intanto sposto il cagnolino qua in fondo. E poi vorrei che il cagnolino guardasse verso sinistra. Quando il micetto arriva da lui gli dice ciao, come va? Al micetto. Allora, per fare questo intanto devo fare in modo che il cane sia girato dall'altra parte. Quindi andiamo sulla finestra che abbiamo conosciuto nella seconda puntata, Costume, e applichiamo subito un bel mirror, però prima dobbiamo selezionare tutta la figura. Applichiamo un mirror orizzontale che è questo qui, ok, e lo salviamo, duplica, sì, perché sennò dopo sparisce il cane originale e non è una cosa bella. Solito lo spostiamo perché questo adesso è stato chiamato come cane 2, se non sbaglio,
comunque vabbè, lo mettiamo qua così lo stesso. Ok, 3, 1, 2, 3, benissimo. E useremo il cane questo come modello per fare il programma di prima. Allora adesso torniamo indietro. Ecco che vediamo che il cane adesso è girato come vogliamo noi. E andiamo a scrivere il programma. Allora, al solito dovremo sempre mettere la bandierina. Dove è andata la bandierina? Eccola qui. Allora, che è quando si clicca su bandierina verde, questa parte il programma. Ovviamente questo, lo ricordo ancora, farà partire tutti i programmi, anche se ci fossero 20 personaggi qua sotto, tutti e 20 andranno a leggere il loro programma e faranno quello che il programma gli dice. Quindi non si può su Scratch far partire un programma a scelta e dopo ne fai partire un altro, no, questa almeno nella fase iniziale non si può. Dopo sono state fatte delle varianti di questo programma, ma quelle le vedremo nel futuro. Quindi quando si clicca su, mettiamo pure un attendi tot secondi, mettiamo qua 2 secondi. Questo perché? Perché dovrà aspettare che il micetto svolga la sua camminata dall'inizio dello start fino a quando arriva qui da lui. Allora potrà dirgli ciao, ma no prima. Quindi qua può darsi che questi secondi cambieranno. Quindi dirà ciao, come va, per un tot secondi che vedremo dopo. E andiamo ovviamente a prendere il modulo apposito sotto la famiglia aspetto. Così l'hanno chiamata i creatori di Scratch, non chiedetemi il perché, ma è così. Ora vediamo cosa succede con i due programmi, il programma del gattino e il programma del cagnolino. Vediamo cosa succede quando clicco sulla bandierina verde. La partenza è giusta, però il cagnolino ha detto ciao troppo prima, che poi non gli vogliamo far dire solo ciao. Poi si sovrappone, avete visto che il micetto va troppo avanti. Allora cosa possiamo fare intanto? E la prima qui vai a x-183 è questa posizione qui e va bene. Poi però scivola a 4 secondi a x100, qua meglio che mettiamo 80. Ecco. Poi anche nel programma del cane vorrei mettergli una frase differente. Ciao va bene, ma anche gli vorrei far dire come va. E quindi cosa dobbiamo fare perché le due cose coincidano? Perché adesso se io faccio clic sulla bandierina verde, vediamo che il micetto si fermerà senz'altro prima di sbattere addosso al cagnolino. Ecco, forse dobbiamo mettere 70 al posto di 80. Però il ciao come va del cagnolino non è ancora corretto. Quindi tornando al programma del gattino andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Intanto al posto di 80 mettiamo 70. Poi dobbiamo calcolare i secondi che lui impiega dalla partenza al cagnolino. Perché questo? Perché così faremo coincidere il suo arrivo davanti al naso del cagnolino con il cagnolino che gli dice ciao come va. Allora partiamo dall'inizio. Deve dire ciao per 2 secondi e fanno 2. Poi attendi altri 2 secondi, 4, più altri 4 che lui impiega per andare dal punto di partenza al cagnolino, davanti al naso del cagnolino. Quindi direi che sono 8 secondi. Torniamo sul programma del cane.
e qua gli mettiamo 8 secondi. Bene, ora vediamo cosa succede quando clicchiamo sulla bandierina verde. Sì, mi piace, sì. Potremmo eventualmente anche perfezionare il gattino, che invece di dire ci vediamo presto là, alla fine, gli dice ci vediamo presto, ma glielo dice quando è davanti al cane, e quindi potrebbe essere qua. Vediamo se ci ho azzeccato. Beh, il ciao iniziale si potrebbe anche togliere a questo punto. Bene, sì, è proprio quello che volevo. È esattamente quello che volevo. Si scambiano le battute e quindi ritornano al loro posto. E ovviamente si può fare un sacco di varianti con altri personaggi, su giù li fai girare e piroette finché ce n'è. L'argomento della prossima puntata invece sarà che, se abbiamo capito come funziona la tempistica nei programmi di Scratch, vediamo anche, e la nostra conclusione non può essere che tu, quando cambi un parametro, 2 secondi qua ne metti 3 eccetera, allora devi cambiare i parametri anche nell'altro programma. Allora la quarta puntata cosa andrà a vedere sarà un po' più diciamo approfondita, ma se non capite andate a vedervi le puntate precedenti. Introdurremo le variabili, che è qua, questo arancione qua, richiedono un attimino di più di attenzione. Quindi per stasera è tutto, io vi saluto con un caloroso abbraccio e grazie per seguirmi fin qui nell'avventura, lunga avventura di Learn 2D Animation. Impariamo l'animazione bidimensionale. Un abbraccio, ciao!